Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 29 giugno al 5 luglio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e i link per conoscere meglio il significato della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la settimana con le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi ci addentriamo nei vari ambiti: amore, coppia single, il lavoro e le finanze. Troviamo come prima carta quindi l'inizio della settimana con il giardino, che parla di energie positive, di eventi, di allegria, forse anche festeggiamenti, incontri, nuove conoscenze, possibilità di riunirsi, di ritrovarsi e rivedere forse anche delle persone che non vedevate da un po' di tempo, anche e soprattutto nuove conoscenze, quindi proprio perché parla di socializzazione. Questo è anche un po' il terreno fertile per recuperare delle energie e per mettervi nelle condizioni, essendoci la carta della croce, di andare a concludere, a chiudere, soprattutto quelle che sono state per voi delle fasi dolorose, degli avvenimenti spiacevoli, delle cose che non hanno funzionato. Infatti c'è questo passaggio, questa trasformazione. In realtà potrebbe esserci anche qualche evento spiacevole, spero che non sia assolutamente il vostro caso, anche perché è una fase di passaggio e quindi poi abbiamo la possibilità con la carta della chiave di concentrarci su soluzioni, nuove idee, un nuovo inizio. Ecco, questa a maggior ragione indica quello che vi dicevo, proprio di andare a sancire una chiusura, un passaggio determinante e quindi aprirvi a nuove situazioni. Nel piccolo e nel grande si vivono cose del genere, magari finalmente abbiamo l'opportunità di rivedere il passato in modo diverso, lasciandocelo alle spalle, e quindi finalmente c'è una nuova fase positiva per noi, oppure riguardo alle cose che stiamo facendo in questo periodo, magari stacchiamo da una fase lavorativa che è stata estenuante, oppure delle situazioni che finalmente si risolvono e allora abbiamo la possibilità di liberarci, eccetera. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, consiglio di ascoltare perché alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Troviamo Bucaneve, che parla di speranza, di connessione, di un qualcosa che finalmente può entrare nella vostra vita a infondervi più fiducia, più benessere. Può essere, come vi dicevo, un avvenimento, maggior apertura anche nella comunicazione, quindi di qualsiasi cosa si tratti effettivamente c'è un buon momento da vivere e da godere in pieno. Anzi, io aggiungerei, visto la presenza del lilla, di anche qualcosa di inaspettato. Può essere un fuori programma, potrebbe essere un'opportunità da cogliere, sicuramente può anche indicare una nuova fase. Abbiamo visto che magari c'è una profonda trasformazione, questa può essere anche positiva, nel senso che quando c'è una trasformazione si può passare ad un livello successivo, programmare qualcosa di importante, migliorare tante situazioni che si stanno vivendo, forse proprio in profonda connessione e collaborazione. Il crisantemo
in questo caso appunto indica una strategia amorosa, ma proprio come sia intensità del rapporto, della relazione, ma anche proprio di impegnarsi insieme per qualcosa di importante. Questo vale anche nell'amicizia, in una forse in particolare, o con un familiare. Per i single può emergere qualcosa di che può essere importante come evoluzione futura, però qui abbiamo un primo passaggio che magari è una nuova conoscenza, infatti abbiamo visto nuova socializzazione e apertura. Quindi qui vediamo ulteriormente anche un altro significato, e cioè che da questa nuova conoscenza finalmente possiamo concludere una fase della vita sentimentale che magari non ha funzionato, e finalmente ce ne liberiamo per aprirci ad un nuovo inizio. Quindi ecco queste emozioni positive, quel qualcosa di nuovo che può riaccendere il coinvolgimento, la passione e una nuova attrazione. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro e delle finanze. Abbiamo mercante e poi militare. Ci sono delle situazioni che, quelle più complesse, quelle più difficili, che riuscirete a gestire perfettamente. Infatti questa può fare riferimento sia a voi, dove c'è saggezza, dove c'è esperienza sfruttata al massimo, però può anche indicare una nuova fase che vi state preparando ad accogliere dei vantaggi, un guadagno, degli affari positivi, nuove offerte, proposte, buoni propositi da realizzare. Quindi c'è una base di partenza che però ovviamente deve superare un ostacolo, un blocco, o questo periodo che sapete benissimo che alcune cose secondo me non è proprio il caso di iniziare adesso, ma aspettare poi il momento giusto. Più che altro adesso è il caso proprio di programmare, progettare, magari aspettare anche ulteriori informazioni, novità. Questa è anche legata alle iniziative buone, positive e stimolanti, anche alle idee, nuovi contatti che possono essere utili, e anche ai viaggi. Quindi perfetto per chi ha intenzione di viaggiare adesso. Qualcuno potrebbe essere di ritorno e quindi adesso concentrarsi su alcune cose strettamente necessarie per voi e importanti. Assolutamente sì, questo momento. O anche, come vi dicevo, per pianificare un viaggio o un qualcosa per il prossimo futuro, e direi anche per chi è in cerca di lavoro. Come vedete bisogna proprio lasciare andare alcune cose del passato. Se state proprio pensando di fare questi cambiamenti, è arrivato il momento per farlo, perché vuol dire che adesso c'è l'energia favorevole per ottenere dei risultati nel prossimo futuro. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!